Okay, so what we're gonna do when we are educating couples, right? I mean, that's pretty much what we already talked about. And well, the main thing is we're not gonna start, just having a lesson, but we're gonna do it during the process, right? Quindi parliamo della psicoeducazione della coppia, no? È quello di cui abbiamo già parlato. Chiaramente non ci rivolgeremo alla coppia in modalità tipo insegnante, ma lo faremo via via durante il processo terapeutico. For instance, just think of Peter and Suzanne right there. The moment where the therapist say, okay, I think I got an idea, let me try to put it into paper. And while he's writing it down, he's going to start, teaching some main concepts. Quindi l'abbiamo visto nel video, alla fine il terapeuta dice a Peter e Susanna, ok, ho visto già abbastanza un'idea, cerchiamo di scrivere, di buttare giù quella che è la mia idea, in modo tale che man mano che scrive possa spiegare alla coppia il modello. Right, and there's two underlying core needs. To make it simple, that's attachment and that's assertiveness. That's one of the main concepts that you're going to have to teach the couple. Quindi uno dei principali concetti che occorre insegnare alla coppia è che ci sono due bisogni primari fondamentali, che sono quello dell'attaccamento e dell'assertività. And that's going to lead you to some to the child modes. There's 4 basic emotions we're working with. Yeah, the main thing is going to be fear or panic. Yeah, the ones on the one hand, the first one. Then you're going to have sadness. We already talked about that. And those 2 are vulnerable child, right? E poi si cerca di introdurre le emozioni di base, mettendole in relazione ai modi del bambino. Quindi per quanto riguarda il modo vulnerabile abbiamo da una parte la paura e la tristezza. And then you're going to have, on the other hand, disgust and, feeling annoyed or even anger or enraged. And those 2 you're going to put into your angry child mode. Dall'altra parte abbiamo il fastidio, il disgusto o la rabbia e queste emozioni rientrano nel mood del bambino arrabbiato. Exactly, and then of course, as we already said, just the 3 coping modes we can work with. And you would explain it just, as you would say, okay, just think about, when you go away and you have a little dog and you're going to the park and you let your dog run free, and well, what could happen if your dog, just meets another dog? Poi per spiegargli i modi di coping, che sono 3, abbiamo detto che potete fare questo esempio molto semplice. Immaginate di andare al parco con il vostro cagnolino, a un certo punto lo togliete il guinzaglio, lo lasciate correre libero e il vostro cane incontra un altro cane. Cosa può succedere? And then you have the 3 ones. You can fight, you can flight, or you can surrender. Okay? Può lottare contro l'altro cane, può scappare o può arrendersi. And that's about it. That's like the whole education. There's no more theory, no more teaching. That's like the main concepts, and with that we work. Questi sono i concetti principali che vi servono per la psicoeducazione della coppia, non ci sono altri concetti teorici che introduciamo. Tra le passioni di base, la gioia. As we go with basic emotions, do we also have to mention joy, for example? Yes, when for example, you explain that in some kind of what would mean to get these needs met. For example, from a happy child, from a vulnerable child, and you're trying to have them connect again. Of course, when you start exploring what it feels like to be connected again, you're gonna have like the positive emotions like love and joy, because that's like the kind of the happy child mode you want to get to. Sì, magari si introducono le emozioni positive, l'amore, la gioia, dicendo come ti sentiresti se il bisogno di attaccamento viene soddisfatto, come ti fa sentire entrare in connessione con l'altro. Quindi a quel punto ci si ricollega alla gioia e all'idea del bambino felice e così via. Because the main thing we're teaching them is whatever is going on right now, even in your angry child mood, this whole thing is only going to work if we manage to have your vulnerable child on one side, your vulnerable child on the other side,
meet each other so that they can start connecting again and kind of turn into happy child modes again. Okay? Perché spieghiamo ai partner che anche se si trovano magari nel loro mood arrabbiato, ok, del bambino arrabbiato, per far funzionare le cose è necessario che entrambi riescano a entrare in contatto con il loro mood del bambino vulnerabile, che questi due mod riescano a entrare reciprocamente in contatto in modo tale da attivare il mood del bambino felice. Okay. And you can, as I was saying, just